Bentornati in una nuova puntata di Facciamo Finta Che. Questa sera è una puntata un po' diversa dal solito. L'ospite lo vado subito a introdurre perché rappresenta anche un qualcosa di nuovo per questo nostro canale, per questa nostra serie di puntate. Io quindi ringrazio e do il benvenuto fin da subito da Susi, direttamente da My Little Crocodile. Ciao, grazie. Come stai innanzitutto? Bene, bene. Grazie per l'invito che mi fa un sacco piacere essere qua con voi. E a me fa un sacco piacere anche perché io, grazie a te, sto scoprendo delle tematiche che veramente mi sono totalmente sconosciute. Un po' l'idea di questa collaborazione, questa puntata che abbiamo deciso di fare insieme, nasce proprio dal fatto che in Italia sembrano arrivare informazioni diverse o ovattate rispetto a quelle che girano intorno al mondo e quindi è proprio un punto di vista diverso da quello a cui siamo abituati in Italia. Ebbene sì, purtroppo c'è stata. È come se l'Italia fosse un paese a compartimento stagno per quanto riguarda un po' le notizie, le informazioni e l'avanzare delle ricerche su determinate tematiche. Bene, e fra l'altro a me piace un sacco il tuo approccio, la tua professionalità, perché le tematiche sono molto molto particolari, ma riesci a trattarle dando sempre i giusti riferimenti ai protagonisti, agli studi fatti, c'è molta professionalità che è sempre utile, ma in questi casi è veramente fondamentale, dato i temi che andremo a trattare. E quindi dopo questa premessa io direi entriamo subito nel vivo. Io non ho mai una scaletta, ma oggi più che mai mi farò proprio guidare da te. E quindi a te la parola. Ok, allora intanto il tema di cui andremo a parlare oggi sommariamente è già difficile di per sé, è già controverso e ci addentriamo in un vero e proprio ginepraio per quanto riguarda la ricerca ed è i rapimenti alieni, l'abduction. Ecco, È anche stato il perché primo. noi abbiamo trattato il tema con Corrado Malanga, quindi trattando un po' il tema delle abduction, delle ipnosi dal punto di vista di Corrado Malanga. Quindi Mhm. andiamo subito a vedere Bud Hopkins, Sì. che cosa dice, chi è, i punti in comune e magari le differenze. Ok, allora Bud Hopkins è stato il primo a introdurre l'ipnosi come metodo di ricerca perché è partito tutto dal fenomeno del missing time. A lui non tornava molto diciamo questa particolarità, nel senso che spessissimo un testimone UFO subiva anche dei missing time, quindi un periodo di tempo mancante. A Hopkins questa cosa non tornava, per cui, seguito da un gruppo di ipnologi, di medici ipnologi, ha iniziato a fare delle indagini molto approfondite su quello che effettivamente aveva vissuto la persona oltre l'avvistamento, perché non poteva essere soltanto quello. E da qua ha sviluppato diverse teorie, ad esempio quella della minor resistenza mentale possibile, che è una teoria molto basata sulla psicologia del soggetto, potremmo dire, nel senso che l'alieno sfrutta le credenze dell'adotto è come acquisirne quasi la sua fiducia, come poterlo manipolare meglio in un certo senso. E da qua proprio questa sua teoria. Bene, rispetto a Malanga, Non lo so, possiamo... non conosco Malanga come ti ho già detto, quindi ti posso parlare degli americani, Sì, però sì, di sì, sì. italiano non conosco nessuno. Ma magari è un qualcosa che ci verrà naturale, perché Malanga, tramite ipnosi regressiva, tramite questa tecnica delle ancore, lui con questo lavoro di ricerca a un certo punto trovava molti punti in comune nei racconti degli addotti, che come abbiamo detto sono coloro che dicono di aver avuto un'esperienza un po' fuori dal comune, di essere stati tra virgolette rapiti e Certo. nei loro racconti, nei loro discorsi si riusciva proprio a percepire degli elementi comuni da tutto quello che loro andavano a vedere, per esempio di quello che vedevano sulle cosiddette astronavi, piuttosto che... E andiamo subito a citare un film, e tu l'hai visto, Il quarto tipo? Sì, l'ho visto. Ed è proprio sulle ipnosi. Esatto, certo. E quindi mentre poi noi parliamo magari andiamo a vedere anche qualche riferimento o qualche immagine direttamente da quel film. Però proseguiamo perché ci interessa anche appunto vedere dal punto di vista americano e non solo, perché tu mi raccontavi che per esempio anche in Francia c'è già un altro modo di vedere le cose, un altro punto di vista.
Eh sì, diciamo che ogni posto ha un po' il suo punto di vista. Per quanto riguarda comunque, che ne stavamo parlando adesso, la ricostruzione dei rapimenti alieni, chi si è più interessato a questo aspetto particolare è stato David Jacobs, che era uno storico. Per cui per lui, dal suo punto di vista come studioso, come professore universitario di storia, logicamente era di fondamentale importanza riuscire a ricostruire al dettaglio le dinamiche che poi regolavano un'ipnosi. Dunque lui faceva anche 6 ore, 8 ore di ipnosi pur di estrapolare ogni singolo movimento dell'adotto in questo sistema poi del rapimento alieno. E niente, mi è venuta in mente questa cosa e... In linea di massima possiamo dire fin da subito che quello che accomuna un po' entrambe le visioni è che quando viene prelevato qualcuno non è per buone intenzioni. No, no, sommariamente no. E qua ci ricollegheremo poi anche alle memorie dello schermo, che sono comunque un proseguo, diciamo, della teoria della minor resistenza mentale possibile, quindi le false memorie, eccetera, eccetera, sono proprio collegate a questo discorso. E quindi anche al ritrovamento io avevo parlato con alcune persone che dicevano un po', avevano dei ricordi strani su questo missing time, su questi anche a delle volte delle ore di differenza in cui esattamente mancavano al racconto che loro facevano di quello che avevano vissuto. Lo associavano anche al fatto che magari durante la notte loro avevano un sonno molto disturbato per scoprire poi il giorno dopo dei segni, dei lividi, un qualcosa di veramente anomalo. Questo compare anche in ambito degli Stati Uniti. Assolutamente, Bud Hopkins infatti è stato il primo a studiare gli scoop mark, sono diciamo quelli conosciuti anche in Italia come delle piccole porzioni cutanee, ossee anche mancanti, di forma rotonda, che in Italia penso siano stati chiamati bruciature di sigaretta, in realtà il nome è scoop mark, che sono proprio, sembrano porzioni prelevate a fine poi di studio biologico del rapito. E spesso magari sono anche legate all'incapacità di riprodursi. Potrebbe essere questa una versione. Molti racconti pare che derivino dal fatto che magari chi va a prelevare, chi va a prendere qualcuno su questo pianeta, spesso lo fa perché da solo magari non riesce a riprodursi. Ritorna anche questo. Allora, ci sono diverse teorie su questo fatto, principalmente sembrano interessati all'aspetto riproduttivo, però se andiamo poi a vedere le teorie che ha portato avanti Carla Turner, che durante gli anni 70-80 ha proprio postulato l'ipotesi che fossero la ricerca dell'anima, che fossero dell'anima, di un'energia, dell'energia, lei la chiama anima, se lo chiedi a me, come opinione personale ovviamente, si tratta di un'energia autorinnovabile pulita che loro usano per qualunque cosa. Sì, Probabilmente perché ne sono sprovvisti o perché semplicemente vogliono usare quella di qualcun altro. sì, potenzialmente potrebbe essere anche questo. E poi leggo tra gli appunti che ci siamo un po' scambiati la sindrome del prescelto che mi incuriosisce un sacco e quindi ne approfitto anche per chiedere se poi c'è effettivamente un elemento comune in tutte le persone che raccontano di aver vissuto esperienze di questo tipo. Allora, la sindrome del prescelto, partiamo dal presupposto che l'unico elemento in comune oggettivo, scientificamente provato negli ultimi 60 anni di ricerca è il fatto che loro seguano una linea di sangue specifica, quindi la scelta c'è, ma è esclusivamente su base genetica, nel senso che loro portano avanti un iter di lavoro medico, biologico, energetico, qua ogni ricercatore può avere la sua opinione, ma è assolutamente inerente alla linea di sangue, dove c'è un adotto ci sarà spesso una famiglia di adotti. Il gene pare essere trasmesso principalmente dalla madre, per cui la sindrome del prescelto, solitamente abbiamo visto che nelle adozioni moltissimi soggetti adotti hanno un compito, una missione, portatori di tale messaggio, portatori di... hanno un bagaglio, questo fardello da portare, essere coloro che sono stati prescelti. In realtà purtroppo anche questa fa parte della manipolazione e della minor resistenza mentale possibile sugli adotti,
perché in funzione dei loro comodi, diciamo che ti fanno credere quello che per te è più accettabile semplicemente. Quindi se tu pensi di dover avere un compito, un messaggio da portare, sarà esattamente quello che avrai da fare per loro, a livello di illusione ovviamente. E questo è molto interessante, direi. Proseguiamo un pochettino perché voglio arrivare a un altro punto di grande differenza, perché spesso nei racconti che arrivano anche qua in Italia si racconta molto della collaborazione di questi altre civiltà, altre razze, altre umanoidi con gli eserciti terrestri. E questo però sbaglio o arrivano solo in Italia queste informazioni? Questa nella fattispecie, io ti dico, sono appassionata, cioè uno dei ricercatori che più mi appassionano è il geofisico Helmut Lammer. Lui ha scritto un libro, secondo me, di una portata epocale, eccezionale su tutti i fronti, a livello documentale, a livello di testimonianze. È anche il presidente del MUFON austriaco. E, questo libro è MILABS, Mind Control e Military Abduction, dove lui spiega a livello proprio di prove documentali come questi militari non siano collusi con gli alieni, ma li seguono per cercare assolutamente di carpire ogni minima informazione. I Milabs sono in realtà delle milizie nere pagate in nero per sviluppo tecnologico bellico, per case farmaceutiche, insomma c'è un'indagine che noi potremmo chiamare forse indagine di mercato, quindi vuol dire che dove c'è un adotto i militari tentano di estrapolare dalla persona, quindi dal rapito, ogni singola informazione possibile, anche tramite pentotal, tramite interrogatori particolarmente stressanti. Questo avviene a brevissima distanza dal rapimento alieno, avviene il rapimento umano e non c'è alcun tipo di collaborazione. Gli alieni collaborano solo con gli alieni, è come se noi, è come se un medico, uno sperimentatore, si mettesse a collaborare con i topi, non torna. Fra l'altro, quando tu mi dici vestiti di nero, io fra l'altro ho anche cercato qualcosa sul Milabs e ne andiamo a parlare. Richiama poi subito alla mente i Men in Black. Sì, sono due cose diverse, però i rami potrebbero essere gli stessi, noi non lo sappiamo. Nella versione un po' cinematografica loro cancellano più che altro le tracce, cercano di Sì. nascondere un po' tutto, ma magari in realtà oltre a nascondere sono anche fortemente interessati nel reperire informazioni, forse perché anche un po' inconsciamente sanno che chi arriva da altrove è sicuramente più avanzato rispetto alle nostre tecnologie, sicuramente. Però la mente umana, prima abbiamo citato anche anima e anche l'anima compare anche nelle teorie e nei racconti che arrivano qua in Italia, ma il potere della mente penso che attragga veramente un po' tutta una serie di individui e ne andiamo poi a parlare anche con te perché so che ci sono numerosi progetti che hanno a che fare con le capacità mentali, con le capacità umane. Eh sì, ce n'è parecchi. Ad esempio ci potrebbe essere il progetto Stargate, che è stato un progetto della CIA proprio. Quindi c'è. Scusa, adesso te lo spiego bene perché sono un po' frammentaria in questo perché non me ne interesso tanto. Hanno studiato le doti, le qualità umane sul campo del remote viewing, cioè c'è un discorso molto lungo anche su questo da fare. Ci sono diversi documenti desecretati anche su questo. Quindi cercano delle persone con capacità particolarmente sviluppate per farle proprie, farne magari delle armi o farne dei mezzi, dei tramiti per poter vedere, sentire a distanza, utilizzare magari queste capacità per dei ritrovamenti. E questo però compare anche in Italia, comunque se ne comincia a parlare anche di come le istituzioni ufficiali si servano anche di chi ha queste caratteristiche peculiari che pare essere da alcune teorie un po' alla portata di tutti, ma un po' come il talento, in qualcuno sono più sviluppate rispetto ad altri. Però magari Sì. ci si può applicare, si può studiare per farlo. Sì, penso di sì, penso che ci siano dei mezzi. Anche perché Sicuramente la mente umana è una di quelle cose talmente inesplorate, talmente vaste che è difficile anche parlarne, è difficile affrontare l'argomento in maniera completa.
Un mio caro amico ha cercato più volte tramite test d'ingresso di andare in una fantomatica università per medium in Inghilterra, quindi ufficialmente poi queste strutture ci sono, c'è chi fa domanda, c'è chi studia, c'è chi cerca di arrivarci in qualche modo. E anche in Italia ci sono dei posti di cui non farò il nome, ma sono un po' degli ecovillaggi fondati sulla magia, dove capita di avere dei corsi, tipo la planchette, le ipnosi, cioè, sono ragazzi che poi liberamente studiano queste cose come una normale università, come a Hogwarts. Pensate, fantastico. Partiamo anche da un discorso che viene anche ben approfondito, lo ricordiamo, tutte queste tematiche che noi oggi facciamo semplicemente una panoramica, una carrellata, sempre facendo finta quindi che nessuno si possa sentire offeso da quello che noi diremo, ma noi ci piace tenere la mente aperta perché sul tuo canale c'è anche una sezione che io ho apprezzato un sacco, legata un po' al discorso dei rettiliani, perché anche sul discorso rettiliani arrivano tante informazioni, però Tante. secondo me io mi posso così permettere di consigliare a chi fosse interessato all'argomento l'approccio decisamente più scientifico che si trova sul tuo canale rispetto a un po' le idee astruse che arrivano. Eh sì, se lo chiedi a me, il mio parere personale, poi io difficilmente do dei pareri personali perché mi baso più magari su ricerche, su studiosi, però se lo chiedi a me, io non penso assolutamente che la regina d'Inghilterra si levi il cappotto la sera e ci sia sotto un dinosauro. Ecco, questo non mi torna, però ci sono delle ricerche inerenti, parallele, diciamo, che hanno dei fondamenti scientifici veramente molto, molto credibili, molto interessanti, su cui vale la pena aprire un pochino di più la mente e dargli una lettura anche con occhio critico, però sono molto interessanti. E cominciamo proprio, diamo una panoramica, perché per capire un po' il fenomeno bisogna andare decisamente indietro nel tempo, d'altronde stiamo un po' grattando la superficie di quella che è la storia di questo pianeta, ma c'è tutto un passato in cui la forma del rettile, quindi i rettili, hanno abitato questo pianeta in epoche ben più lontane rispetto a quelle che noi possiamo raccontare e leggere nei libri, però i rettili nelle loro molteplici forme, chissà che magari possano aver assunto anche diciamo forme umanoidi. È proprio di qui che voglio parlare con te. Guarda, a questo proposito io ti consiglio un libro che secondo me è uno dei migliori scritti che sono stati mai fatti a livello scientifico proprio su questo argomento ed è Hot Blood Dinosaurs, che è di Adrian Desmond, Adrian J. Desmond, per chi avesse difficoltà a trovarlo, e si parla proprio dei Nonicus, spero di essere riuscita a dirlo correttamente, che era un dinosauro molto molto particolare, a sangue caldo, col pollice opponibile, ed era come paragonare i rettili attuali cioè era come paragonare l'essere umano a una mucca, paragonare il Deinonychus ai rettili dell'epoca. Cioè c'era un divario biologico talmente eccezionale, talmente lampante da un punto di vista proprio... grazie, ho visto l'immagine, bellissimo, grazie. È stupefacente. Tutto questo studio per me è da leggere proprio tutto, almeno io l'ho letto tutto d'un fiato, poi non so se a tutti possono interessare questi argomenti. Poi abbiamo anche un grandissimo ricercatore italiano sul fenomeno dei rettiliani, dei reptoidi, chiamiamoli così, degli umanoidi rettili, che è proprio Sebastiano Di Gennaro, che anche lui ha scritto un libro eccezionale, stupefacente, che è Homo Saurus. Sebastiano Di Gennaro è stato il presidente dell'USAC, che insomma è un centro ufologico molto importante. E questo libro è anche un altro libro da leggere con tantissimi riferimenti scientifici. Potrei parlare per 2 ore di questa cosa. Diamogli subito una connotazione anche storica e anche un po' mistica, perché in ambito dei rettili, lo diciamo anche un po' così per dover di cronaca, in realtà se andiamo a vedere le civiltà antiche, compaiono in tutto il mondo in diverse epoche, quindi questi Sì, esseri rettiloidi, portatori di conoscenza, fra l'altro, sì, spesso sì. anche vengono descritti come umanoidi anfibi, però compaiono in giro
per il mondo, e quindi ci andiamo a collegare a quelli che sono i Sumeri, ci andiamo a Sì. collegare in India, ai Nagadeva, in cui ho Sì. incontrato più volte nel mio percorso riferimenti, e andiamo ovviamente nel Centro America, e insomma questi rettili anche con statuette decisamente un po' così strane, perché se andiamo sui Sumeri c'è addirittura una statuetta che Questa qua. allatta un bambino, ma è un rettile. E quindi Eh sì, insomma qualche punto di domanda deve sorgere a chiunque abbia a che fare anche solo con la semplice storia. Quindi sì. sempre facendo finta passiamo anche a Facciamo materie finta. che interessano, molto pragmatiche, ecco. Assolutamente. Guarda, io penso che una delle visioni più sbagliate, diciamo, del mondo attuale sia, è uscito il film Visitors, quindi tutti pensano ai rettiliani. È una delle cose più errate che ci sono state un pochino inculcate in qualche modo, perché in realtà la storia è costellata di questi uomini rettile in una maniera talmente invasiva e talmente preoccupante, no? In un certo senso, che è lampante che sia proprio stato cancellato qualcosa dalla nostra storia. E poi come tutte le cose, io nel mio fare finta prendo sempre come esempio che non esistono i buoni o i cattivi, nessuno nasce o buono o cattivo, ognuno porta avanti quella che è la sua partita, e magari la sua partita può essere però in antitesi con qualcun altro, ed è la ragione per cui magari qualcuno li chiama portatori di conoscenza, per altri invece c'è una vera e propria lotta, quindi spesso abbiamo incontrato i famigerati o i famosi biondi con gli occhi azzurri, che dir si voglia, e spesso sono in contrapposizione su alcuni racconti agli esseri un po' rettiloidi. Mi viene un esempio così tutti possono capire, senza andare a toccare Dragon Ball, dove il Super Saiyan spesso è contrapposto a un rettile, ma andiamo sulla religione. San Giorgio è il drago, e quindi è una storia che va avanti da millenni questa. Da molto, molto sì, davvero da molto. Tra l'altro questa cosa di separare sempre, no, fra bene o male, è una caratteristica che ci portiamo avanti, che ci domina, ti potrei dire, in un certo, è una domesticazione, anche perché noi abbiamo sempre bisogno di due parti, il buono e il cattivo, abbiamo sempre bisogno del diavolo, dell'angelo, e io penso che sia sempre il solito schema in qualche modo. Proseguiamo anche perché, sempre in ambito storico, ma questo è un argomento a cui dedicheremo magari anche altre puntate, ma che abbiamo già accennato, sulla teoria della Terra cava, o comunque la teoria che questo pianeta, come d'altronde sentendo parlare anche un po' di persone che ho incontrato nella mia vita, anche pare che anche in altri posti dello spazio, in realtà i pianeti fossero abitati prettamente all'interno, e quindi è un po' anche un'eccezione il fatto che la Terra sia abitata anche sulla crosta. Però anche il nostro pianeta, anche qua addirittura vediamo Agarthi, però questi rettili, questi umanoidi che ricordano un po' dei rettili, magari ci sono un sacco di teorie che li vedono abitare un po' delle grotte, posti in profondità. Insomma, vorrei anche un tuo parere sul fatto che la Terra sia abitata all'interno. Guarda, io ti dico che in tutto il mondo sono state trovate grotte talmente grandi, talmente profonde, talmente inesplorate, che avevano sviluppato una flora e una fauna indipendente, assolutamente sconosciuta a quello che noi conosciamo qua in superficie. Sviluppavano nuvole interne, piogge indipendenti e tutta una serie di creature, piante, funghi, alghe, chi più ne ha più ne metta, che noi non abbiamo mai catalogato. Per cui dico, se ad oggi, anche in tempi molto recenti, noi arriviamo a scoprire delle grotte, semplici grotte, non stiamo parlando delle viscere della terra, che sono anche difficili da esplorare, ma se noi arriviamo a scoprire ad oggi delle grotte, se ci fosse una forma di vita intelligente, io non mi farei trovare, sarebbe molto facile non farsi trovare. Quindi ti dico, per me la terra cava è una cosa che è assolutamente possibile, è molto più credibile questo che pensare che la terra non sia cava. Ecco, questa è la mia idea. Fra l'altro basti pensare anche solo a come vengono realizzate alcune basi militari. Mi hanno anche raccontato di basi militari statunitensi sul nostro territorio, in territorio italiano, in cui si scende in profondità per centinaia e centinaia di piani, in cui il nostro esercito può scendere solo fino a un certo piano, oltre vanno solo
gli americani, insomma, quindi se queste basi le facciamo già noi come genere umano e se poi vedremo anche reperti archeologici in cui sono delle grotte altamente organizzate, in cui vanno veramente nel profondo, forse perché anche l'essere umano ha avuto l'esigenza di andare un po' sotto la crosta terrestre in alcuni momenti storici, magari anche dopo alcune catastrofi naturali che sono accadute, magari qualcuno si è salvato così. Certo, assolutamente sì. Per me è molto plausibile questa ipotesi. Vediamo il nostro regista che ci propone Viaggio al centro della Terra, che è un film che andiamo a vedere del 59? O 59 o 69, quindi probabilmente un 59. Però insomma, quindi anche ci sono numerosi racconti e numerose teorie che vanno a vedere sulla Terra cava e fra l'altro diamo anche l'anticipazione di quello che si racconta anche sull'Antartide, dove anche lì si parla di grotte enormi, dalla temperatura mite, dall'illuminazione artificiale ma che non si capisce come vengano illuminate e anche lì i racconti del mistero si vanno a infittire, quindi rimaniamo poi collegati e fra l'altro anche sul tuo canale viene trattato anche Mm. l'argomento dell'Antartide. Eh sì, grazie al professor Mariotti che insomma lui è molto molto più ferrato di me sull'argomento per quanto concerne Antartide, terra cava, nazismo. Sì, grazie a lui abbiamo insomma iniziato a reperire delle informazioni un po' più specifiche riguardo a questi argomenti. Fra l'altro io, visto che poi il caso non esiste, qualche settimana fa ci chiesero proprio del professor Mariotti sotto il video del nostro promo dove ci suggerivano dei relatori e io confesso di non aver mai avuto un contatto e poi ho conosciuto te, ho scoperto che tu in realtà lo conosci bene e anzi ti ringrazio perché dal tuo lavoro in realtà ho conosciuto un grande personaggio. Sì, non solo un grande studioso, un grande ricercatore, ma anche una persona, e lo dico dal mio punto di vista, quindi dal punto di vista umano, una persona eccezionale. Ma io voglio chiedere a te come mai il nome è My Little Crocodile, che te l'avranno già chiesto in tanti. Sì, allora ci sono, è proprio una sciocchezza, io mi vergogno anche a dirla questa cosa, però per onore insomma, di cronaca ve la dico. Io non pensavo assolutamente che il mio canale sarebbe cresciuto e questo è il primo punto a sfavore del mio nome, diciamo. Il secondo punto è che volevo qualcosa di un po' ironico, un po' divertente, quindi My Little Pony, però nella vita col cavolo che incontri i pony, quindi è più facile che incontri i coccodrilli, per cui è diventato My Little Crocodile. Inoltre avevo trovato un'immagine bellissima che attualmente sto usando nella sigla di una bimba piccola che cavalca. Lo so, il cane. Bellissimo. No, io la lascio perché mi è piaciuta questa cosa. È il L'immagine di una cane. bimba piccola? E vabbè, insomma, c'è questa immagine di una bimba piccola che cavalca questo coccodrillo e mi aveva, non lo so, cioè se può capitare una cosa del genere al mondo, chissà quante altre cose possono capitare. Fantastico, però esco un po' dal personaggio del conduttore, mi permetto una confidenza, con la pupilla verticale stai benissimo. Quelle lenti lì piacciono anche a me. È come avere degli arancini di riso, nell'occhio perché sono scomodissime e sarebbero da gatto in realtà, però sono bellissime. Solo che il discorso è che mettendo una sigla del genere, poi ti danno tutti del rettiliano. Io ad un certo punto mi sono stufata e ho pensato o gli faccio vincere un uovo di peluche tutte le volte che mi danno del rettiliano, oppure insomma cerco di cambiare la sigla e non ne parliamo più. E alla fine ho cambiato la sigla. Direi che comunque più di 22.000 iscritti vuol dire che le persone stanno apprezzando il tuo lavoro di ricerca, perché come ho detto prima, questi risultati si possono avere solo se si ha la professionalità, perché si fa in fretta a sparare una parola chiave, un argomento, tra virgolette, a chiappa like, ma poi in realtà un iscritto è perché apprezza realmente il lavoro, quindi si vede che dietro il tuo lavoro ci sono tante ore di studio. Sì, sì, quello sicuramente ci metto passione. Pensavo che non mi avrebbe seguita nessuno, sono sincera, questa cosa la dico sempre. Poi mi sono detta, vabbè, mi butto, al limite non fa niente, interessa solo a me e mi dà almeno soddisfazione. Ma poi stranamente il canale è cresciuto, per cui non mi lamento, sono molto contenta. E quindi non ci resta che affrontare la tematica del presente. Come vedi un po' tutto quello che stiamo vivendo, questo pazzo 2020? Senza essere censurata?
come lo vedo. Ci proviamo, tanto noi facciamo finta, poi di solito, adesso non so quanto il tempo come siamo messi, ma verso la fine chi vuole censurare il video non ci arriva, quindi vai. Ok, allora c'è il mio cane felice che sta correndo da tutte le parti perché è tornato a casa mio marito. Viva e viva, abbi pazienza. Comunque, cosa ne penso di questo 2020? Penso che sia una grandissima manovra e penso che la cosa importante sia rimanere critici, lucidi e non farsi schiacciare dalla paura perché non è necessario. Molto bene, sei stata fin troppo diplomatica, ero preparato a qualcosa di decisamente... No, ti ringrazio anche per questa tua No, no, delicatezza. E sto invece attenta. cosa ci dobbiamo aspettare dal futuro e quali sono un po'... come sta andando la tua ricerca, se ci puoi dare anche qualche anteprima di qualche filone che stai per seguire? Uh, allora, sui filoni che sto seguendo, io sto seguendo molto le ricerche della Laris, che sono un continuum delle ricerche americane, quindi diciamo dalla minor resistenza mentale possibile, il mind scan di Jacobs, fino a Carla Turner, le memorie dello schermo, John Mack dal punto di vista psicologico sullo shock ontologico. Adesso in Italia abbiamo dei ricercatori fortissimi, questi ragazzi della Laris, fra cui Serena Perfetti, Luciano Madonna, che hanno stillato tutti i punti del piano psicologico alieno. Io sto seguendo loro attualmente, continuerò le mie ricerche sui reptoidi, rettiliani, rettiloidi, sauroidi, Homo saurus, chiamateli un po' come volete, sempre con la partecipazione e l'aiuto di professionisti, ricercatori, insomma persone che meritano veramente un ascolto. Però ecco, io dal futuro mi aspetto più attenzione, più ricerca, più senso critico, ecco, solo questo, in generale, non solo su questi temi, ma proprio rispetto a tutto. Fantastico. Un'ultima osservazione sul tuo canale, ci sono degli effetti speciali bellissimi, quindi complimenti perché c'è anche della tecnica oltre che della conoscenza. Grazie, io sono proprio appassionata tanto di montaggio, mi piace tanto, diciamo che è un po' la mia particina creativa, piccola piccola. Io quindi ti ringrazio per questa partecipazione insieme a noi. A nostro modo abbiamo grattato semplicemente la superficie, quindi abbiamo fatto una sorta di panoramica di quello che si potrebbe dire su ogni frase che ci hai detto, meriterebbe poi una puntata apposta, quindi io intanto ti ringrazio per la tua amicizia, disponibilità e partecipazione al nostro programma e lo ricordo di andare a dare un'occhiata a My Little Crocodile assolutamente. E poi, ovviamente, quando si potrà, adesso noi siamo arancioni, non so di che colore siete voi. Ma da oggi forse dovremmo essere gialli, però ieri eravamo arancioni, quindi non te lo so dire. Vedi come cambiamo colore? Fra l'altro lo stiamo girando a fine novembre, quindi per chi Eh, seguisse poi è anche un reperto storico per chi seguirà questa intervista esatto. chissà quando. E in questo momento ogni regione d'Italia, noi siamo in Piemonte, tu sei in Liguria, e vedi che seppur vicini cambiamo colore che neanche le micromachine degli anni Ottanta. Quindi io ti ringrazio di cuore di aver partecipato insieme a noi e ti Grazie aspettiamo a di te persona quando Gianluca. si potrà. Grazie a te Gianluca, mi ha fatto veramente molto piacere essere qua. Spero che potremo collaborare nuovamente, spero di mandarti il Mariotti e mi farà molto piacere vedere altre, insomma, altre interviste su questi argomenti. Un abbraccio grande, appuntamento alla prossima puntata, continuate a seguirci su tutti i nostri canali YouTube, Facebook, Spotify e come sempre anche in televisione, quindi vi vogliamo un sacco bene, continuate a sostenerci. Un abbraccio. Ciao!